Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche disponibili per l'economia dei prossimi 30 giorni. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici della Vergine. È una carta molto positiva, è una carta di concretezza, di abbondanza, prosperità e di crescita. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla promozione di gennaio e febbraio della lettura semestrale. Trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Abbiamo la stella, un fante di coppe, un asso di spade, 4 di spade, diavolo, qui abbiamo un 4 di pentacoli, un fante di spade, un 10 di coppe e un re di pentacoli. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo l'energia del mese. In un secondo momento vado a vedere gli investimenti, le vincite, insomma un po' tutto. Tenete presente che ho già fatto una pubblicazione delle energie semestrali per il primo semestre del 2026 e trovate il video nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale. Allora, partiamo da questa stella, sembra quasi esserci un obiettivo, abbiamo un re di pentacoli che avete già qui, no, questo è un 10 di coppe, e qui avete un 10 di pentacoli. Sì, io sento che c'è un nuovo obiettivo, potrebbe essere un contratto, potrebbe essere un nuovo progetto, un'associazione. Andiamo a vedere il fante di coppe, 4 di coppe, scusate, e 5 di spade. Il fante di coppe mi parla di un'energia entusiasta, di un'energia, come vi posso dire, molto positiva, forse anche troppo positiva, perché comunque qui avete un 4 di coppe, come se ci fosse qualche cosa che non riuscite a vedere. Andiamo a vedere l'asso di spade. Abbiamo il sole e un cavaliere di coppe. Sento come una certa ingenuità da parte di qualcuno inerente alla situazione economica piuttosto che alla situazione finanziaria. È come se avesse un nuovo obiettivo che vi carica di energia e ad un certo punto potreste decidere di comunicare con questo asso di spade, questo obiettivo a qualcuno o eventualmente perché c'è comunque un cavaliere di coppe, o si vuole tirar fuori un certo argomento
o ci si aspetta che sia qualcun altro a tirar fuori questo argomento. Magari un argomento inerente a una situazione familiare su come poter gestire, non lo so, potrebbe essere un immobile, potrebbe essere, cioè potrebbe esserci un tema proprio con i figli, anche. Giustamente qui abbiamo l'imperatrice, l'archetipo della madre, adesso bisogna vedere se voi siete i figli o i genitori. Andiamo a vedere il 4 di spade, abbiamo un 8 di bastoni. Sento che qualcuno non comunica un disagio. O probabilmente potrebbe essere che si stia prendendo tempo. Andiamo a vedere il diavolo. Imperatrice, regina di bastoni, giudizio, mondo e 7 di pentacoli. Allora, c'è il giudizio. È tanto implicata la comunicazione, secondo me, in questo periodo, quindi ehm, potrebbero esserci delle omissioni con questo 8 di bastoni al contrario, quindi occhio se avete qualche attività magari con qualche amico, qualche parente, col partner. Perché ho come la sensazione che poi con il giudizio arrivi effettivamente una presa di coscienza, una presa di consapevolezza. Andiamo a vedere il 4. 4 di nuovo di pentacoli e 3 di bastoni. Ho come la sensazione allora, soprattutto se è una questione tra genitori e figli e soprattutto se o state chiedendo dei soldi in prestito alla controparte o è la controparte che sta chiedendo dei soldi in prestito, quindi se c'è come un prestito in mezzo, non lo so, fate attenzione perché ho come l'idea che potreste dover essere nella necessità di chiudere i rubinetti con qualcosa e vedere come vanno le cose. Non so se si tratta di, cioè come se foste voi a chiudere questi rubinetti e vedere come si muovono le energie, oppure potrebbe essere che sia come una vostra scelta di non accettare più un aiuto e vedere come va. Inerente a questo obiettivo, probabilmente. Allora, andiamo a vedere ancora qualche consiglio e poi vi parlerò dei vari settori. Quindi il flusso di denaro, gli investimenti, la borsa, le vincite. Ah, se dovessi dimenticare di dire, di parlare delle vincite, potete far rientrare la categoria tra flusso di denaro e rendite passive. Allora, abbiamo un 5 di coppe, un 4 di spade, la carta della giustizia. Sì, anche qui, perché avete 5 di coppe, 5 di spade. C'è come qualche cosa che non vi convince del tutto. Io credo che potreste fare come dei movimenti un po' azzardati. Guardate, anche l'asso di spade mi parla di idea. O che per qualcuno ci potrebbe essere
soprattutto se avete già iniziato qualche cosa, qualche tipo di progetto, qualche tipo di collaborazione, sento che potrebbe arrivare come una sorta di rammarico per aver accettato. Dipende sempre da come vada questo progetto, però credo che sia poi per quello che a un certo punto decidiate di far marcia indietro. O comunque... Oh, scusate, mi è nata di traverso la saliva. O comunque se non fate marcia indietro rimanete come in una posizione neutra. Mm. Allora, partiamo dal flusso di denaro che può essere quello che è il lavoro regolare, mettiamola così. Ehm, allora, sento dei miglioramenti perché comunque avete l'imperatrice, quindi c'è comunque un qualche tipo di crescita, però è come se doveste implementare, aumentare o la pubblicità che fate o si tratta di migliorare il modo in cui vi vendete o il modo in cui gestite determinate situazioni nel lavoro o il modo in cui vendete i vostri servizi e i vostri prodotti nel caso foste autonomi. Comunque devo dire che secondo me è è un mese che va verso la crescita in questo senso, ok? Perlomeno per quello che riguarda la soddisfazione personale. Se per caso volete un aumento di stipendio, sento che non sia il caso. Anche qui imparate un po' a vendervi. Non arrivate magari a chiedere in modo diretto, subito, così l'aumento di stipendio, partite per gradi. Cominciate magari ad andare dal vostro superiore e non lo so, a fargli notare i risultati dell'azienda o non lo so, prendetela larga, ecco, questo è quello che mi viene da dire, non andate dritti al punto. Per quello che riguarda, diciamo, i progetti che avete già in atto, io sento che anche qui è un buon periodo. Potrebbero esserci dei nuovi progetti, delle nuove collaborazioni in vista. Sento che sono cose che nascono un po' così, in realtà. Non sono... Cioè, si sta parlando e, ah sì, tu fai quella cosa lì, ma pensa, io faccio questa cosa qui. La volta dopo si ha bisogno del servizio di quella persona, si chiama, si vede che, non lo so, si lavora bene insieme, c'è lo stesso ritmo, ci si diverte magari e quindi si inizia tipo a collaborare su un progetto che già esiste. Per quello che riguarda gli investimenti immobiliari, soprattutto se avete fatto acquisti, per quello che riguarda i figli, magari state ristrutturando, non so, un pezzo di casa vostra, avete investito del denaro per far vivere lì i figli, piuttosto che può essere il pagamento di un appartamento per l'università. ehm, Ho come l'idea, cioè diciamo il consiglio che vi do se è in questo periodo che state cercando questo investimento, ho come l'idea che potreste essere, come vi posso dire, mm, cioè valutate bene, ok? Il tipo di acquisto, la zona, i vicini, la tranquillità, i locali, i servizi, cose di questo genere, perché ho come l'idea che vi farete un po' incantare dall'appartamento senza valutare, ehm, diciamo, le zone limitrofe, il circondario. Vi dico anche che qualcuno di voi, non lo so, come la sensazione che un appartamento o due che potreste andare a vedere o se fosse uno stabile
Cioè è come se foste entusiasti di questa cosa, ma non trovaste esattamente quello che fa per voi. Quindi è come se continuasse a essere un mese di ricerca in questo senso, del giusto investimento. Vi dico che per qualcuno potrebbe anche esserci una vendita, però anche qui si tratta di trovare la giusta agenzia, quella che si occupa della vostra struttura in specifico. E dico struttura perché mi fanno vedere un casermone in realtà, un edificio grandissimo. Quindi potrebbe essere una vendita di un hotel, per esempio. Ehm, per quello che riguarda gli investimenti in borsa piuttosto che i Bitcoin, sento come se fosse un periodo un po' lento nella fase di recupero. Non so se, diciamo, c'è stata una perdita magari nei mesi precedenti, un'oscillazione, però ho come la sensazione che ci sia un lento recupero, ma molto lento. Tanto lento da sembrare come encefalogramma piatto, anche se poi le cose comunque si stabilizzano e ragazzi c'è la giustizia alla fine, quindi voglio dire. E per chi investisse in materie prime, hmm, allora, sento che effettivamente potreste fare degli investimenti vantaggiosi solo se siete o se sarete tempestivi nella scelta, tempestivi nella comunicazione, tempestivi nelle offerte, tempestivi negli spostamenti, cioè dovrete essere pronti, tipo ai blocchi di partenza di una gara. Però sento che potenzialmente potrebbero esserci dei buoni affari, dei buoni affari. Se parliamo di redditi passivi, quindi potrebbero essere degli affitti, potrebbero essere delle rendite magari su YouTube, su Amazon o altri tipi di rendite, sento come se l'energia fosse un po' bloccata. In realtà avete l'imperatrice, quindi è come se fosse in miglioramento, però la sento parecchio lenta, quindi potrebbe essere un miglioramento, diciamo, ridotto o poco percettibile. E anche per quello che qui avete come queste carte che vi dicono diventate osservatori della dinamica. Vi dico, c'è comunque la giustizia, quindi le cose si riequilibrano, eh. Se parlassimo di vincite, lo vedo un mese positivo, lo vedo un mese positivo, sinceramente. E qualcuno potrebbe anche togliersi qualche sfizio questo mese. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Commercio, 3 settimane. Quindi ragazzi, sia che sia un'attività commerciale, quella che avete, sia che si tratti di una compravendita magari di una casa, sia che si tratti anche semplicemente di vendere dei vestiti usati, Però è come se vi dicessero che in 3 settimane o entro le 3 settimane riuscirete ad avere come degli scambi commerciali. Utilizza la tua saggezza e la carta dice: dedicati alla saggezza nel giorno di oggi. Prendi coscienza di una delle grandi verità che hai appreso e applicala alla tua vita in qualche modo.
L'obiettivo: utilizza la tua saggezza e sentire. No, scusate, utilizzare la saggezza e sentire quanto potente risulta quando passa da pensiero a forma. E la concretezza, in questo periodo, ragazzi. Andiamo a vedere ancora un koan. Grande comprensione giunge con grande amore. Sì, sento che, perché comunque avete l'archetipo della madre, no? Che è colei che comprende, che è colei che capisce, e qui c'è come bisogno di risanare un po', entrare come nella vibrazione dell'amore, affinché avvenga la comprensione. Cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il percorso sulle credenze limitanti. Tenete presente che la stessa cosa la potete anche fare come autodidatti, semplicemente abbonandovi al canale. Lì tratto le credenze limitanti, tratto la metafisica, temi di metamedicina, quindi chakra, i traumi, le malattie, che cosa vuol dire che cosa, ci sono tecniche di meditazione per pulire e proteggere il campo energetico. Insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 playlist per adesso, vanno viste in ordine cronologico di numero, sono numerate, proprio perché sono state studiate come se fossero un corso di formazione. Tenete presente che praticamente è tutto quello che io ho studiato in tanti anni, che ho condensato e messo lì a disposizione per voi. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!